Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è uno scialle Bactus veramente tanto semplice. È un punto traforato ma non tanto, quindi è molto caldo. Si sviluppa su soltanto due righe. È veramente di una semplicità estrema ed ho deciso di rifinirlo con un motivo altrettanto semplice, praticamente un ventaglietto dei punti bassi, in modo da lasciare la geometricità di questo punto intatta. Senza aggiungere altro, vi lascio il video. Per questo progetto avremo bisogno del filato. Io ho utilizzato questo, non mi ricordo più dove l'ho comprato, ce l'avevo in casa ed è un filato di microfibra in questa tonalità delicata che è un mix tra un cipria, un rosa, è molto bello comunque. E lo andrò a lavorare con uncinetto numero 4,5. Dopodiché avremo bisogno di 1 metro da sarta per prendere le misure e ovviamente una forbice per tagliare il filo. In questo momento non ce l'ho sotto mano, fidatevi sulla parola. Andiamo a iniziare il nostro scialle. Iniziamo il nostro scialle innanzitutto facendo il nodino iniziale, dopodiché vado a fare 5 catenelle. Che vado a chiudere a cerchio. Chiudo con un punto bassissimo. Salgo con 4 catenelle, ne aggiungo una di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle 5 catenelle e vado a fare 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nel cerchio e vado a fare altri 3 punti alti. Faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare un punto altissimo che sarà il punto di chiusura. Fatto il giro numero 1, passiamo al numero 2. Iniziamo con 4 catenelle, inizieremo sempre con 4 catenelle, più una di separazione. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho qua sotto e faccio un punto alto. Dopodiché mi ritrovo l'archetto formato da una catenella, entro e faccio 2 punti alti. Devono essere un totale di 3, 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel terzo punto alto utile, quindi salto il numero 1, il numero 2, entro nel numero 3 direttamente e faccio un V formato da un punto alto, 4 catenelle, rientro nello stesso punto di base e faccio un punto alto. Aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, qui salto l'archettino formato da una catenella e vado nel primo punto alto utile e ripeto l'operazione di prima, quindi punto alto, 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base con un altro punto alto. Dopodiché mi sposto direttamente nell'archetto formato da una catenella, cioè salto i restanti 2 punti alti, 1, 2, entro nell'archetto e faccio 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella partendo dal basso, faccio l'ultimo punto alto, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare un punto altissimo che è quello di chiusura. E abbiamo finito anche il giro numero 2. Ora passiamo al giro numero 3. Salgo con le solite 4 catenelle alle quali ne aggiungo una di separazione,
filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito qua sotto e faccio un punto alto. Dopodiché entro nell'archetto formato dalla catenella e qui farò un solo punto alto. Dopodiché vado a lavorare gli altri 3 punti così come sono, quindi con altri 3 punti alti. E abbiamo ottenuto un modulo di 5 punti alti, quindi qui abbiamo le nostre 4 catenelle che sono il punto iniziale, catenella di separazione e 1, 2, 3, 4, 5 punti alti. Una volta fatti i punti alti aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle e faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto centrale, quello formato dalle 4 catenelle, quindi la punta, e vado a fare 3 punti alti, una catenella di separazione, rientro nello stesso archetto e vado a fare altri 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Quindi la punta per questo giro saranno 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, mi infilo qui nell'archetto formato dalle 4 catenelle, faccio un punto basso, aggiungo le 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo dei 3 punti alti utili, attenzione non quello del punto V, proprio i 3 punti alti, il gruppo di 3, entro nel primo, faccio un punto alto, entro nel secondo, un altro punto alto, nel terzo punto alto, nell'archetto un altro punto alto, filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella partendo dal basso, 1, 2, 3, 4, con punto alto, catenella, 2 volte filo sull'uncinetto, punto altissimo. E anche il giro numero 3 è finito. Ora passiamo al giro numero 4, quindi risaliamo con le nostre 4 catenelle e aggiungiamo la quinta che sarà la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto qua sotto e facciamo un punto alto, filo sull'uncinetto, ci spostiamo nell'archetto formato dalla catenella e vado a fare 2 punti alti. Per un totale di 3, quindi qui abbiamo le 4 catenelle iniziali che sono il nostro primo punto altissimo, catenella di separazione, 3 punti alti, filo sull'uncinetto, mi sposto nel terzo punto alto utile, quindi 1, 2, 3, mi sposto e vado a fare un punto alto, 4 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base e vado a farmi l'altro punto alto. Filo sull'uncinetto, salto questi 2 punti, mi sposto nel primo archetto utile, quello formato dalle 2 catenelle, faccio 2 punti alti. Dopodiché mi ritrovo il punto basso, entro nel punto basso e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, subito dopo le 2 catenelle, rientro e faccio i 2 punti alti. Dobbiamo ottenere un modulo di 5 punti alti. Una volta ottenuti 5 punti alti, qui ho il gruppo di 3, filo sull'uncinetto, mi sposto nel terzo punto utile, quindi salto il numero 1, numero 2, entro nel numero 3 e vado a fare l'aumento che è un punto V
fatto da un punto alto, 4 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base. Vado a fare le 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto l'archettino formato da una catenella, rientro nel primo punto utile e vado a replicare l'operazione precedente, quindi punto alto, 4 catenelle, punto alto nello stesso punto di base e abbiamo fatto il nostro aumento. Dopodiché filo sull'uncinetto, salto questi 2 punti alti, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle dove vado a fare 2 punti alti, filo sull'uncinetto, mi sposto, vado dentro il punto basso, vado a fare un punto alto, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle e vado a farmi i 2 punti alti. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto numero 3, quindi 1, 2 e 3, entro, punto alto, 4 catenelle, rientro nello stesso punto di base e faccio punto alto. Dopodiché prendo ancora il mio filo sull'uncinetto, vado nell'archettino tra i 5 punti alti e le 4 catenelle iniziali, vado a fare 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella partendo dal basso, quindi 1, 2, 3 e 4, con un punto alto, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto e un punto altissimo. E abbiamo finito il giro numero 4. Praticamente tutti i giri non saranno altro che la ripetizione di questi, però andiamo avanti a farne ancora qualcuno insieme. Quindi arrivato a questo punto, qui ho il punto altissimo, la catenella e 3 punti alti, dovremmo fare il modulo, dovremo partire con il modulo di 5 punti alti, quindi facciamo le 4 catenelle più una di separazione che saranno il nostro inizio, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nella catenella, faccio un altro punto alto e sono 2, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile e sono 3, filo sull'uncinetto, entro nel secondo e sono 4, mi sposto nell'ultimo e sono 5. Una volta ottenuto il nostro modulo di 5 punti alti, facciamo le 2 catenelle, entriamo nell'archetto formato da 4 catenelle, facciamo un punto basso, di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, qui ho il mio gruppo di 5 punti alti e andrò a fare 5 punti alti, uno per punto. Dopodiché ho l'archetto, quindi 2 catenelle, entro nell'archetto, faccio il punto basso, 2 catenelle e sono alla punta. Nella punta, nell'archetto della punta, non faremo altro che ripetere l'operazione del penultimo giro, quindi entriamo nell'archetto della punta con 3 punti alti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto con 3 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle, faccio un punto basso, aggiungo le 2 catenelle, dopodiché ho i 5 punti alti, vado a lavorarli così come si trovano, quindi farò 5 punti alti, uno per punto.
2 catenelle di separazione, qui ho l'archetto, faccio un punto basso dentro l'archetto, 2 catenelle. Ora qui ho i 3 punti alti che devono diventare 5, quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo punto utile, punto numero 1, entro in quello dopo punto numero 2, in quello dopo ancora punto numero 3, nell'archetto punto numero 4, nella quarta catenella partendo dal basso punto numero 5, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, punto altissimo, e abbiamo finito anche questo giro. Ora qui abbiamo i 5 punti, di conseguenza dobbiamo partire facendo il gruppo di 3. Come facciamo? 4 catenelle più una di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto che ho subito sotto e abbiamo un punto alto, dopodiché ho l'archetto e ne faccio 2, i punti sono diventati 3. Qui ho il modulo di 5 punti, filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto utile, quindi 1, 2, 3, e vado a fare punto alto, 4 catenelle, punto alto di nuovo nello stesso punto di base. Ora qui abbiamo i 2 archetti con in mezzo il punto basso, quindi filo sull'uncinetto, ci spostiamo direttamente negli archetti nel primo archetto con 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, dopodiché ho l'altro archetto, 2 punti alti. Abbiamo ottenuto il modulo di 5 punti alti, filo sull'uncinetto, andiamo a spostarci nel terzo punto utile e facciamo punto alto, 4 catenelle, punto alto di nuovo nello stesso punto di base. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo archetto utile facendo 2 punti alti, entro nel punto centrale, cioè nel punto basso, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, l'archetto di 2 catenelle e vado a fare i 2 punti alti. Dopodiché sono alla punta filo sull'uncinetto, mi sposto nel terzo punto utile che è anche l'ultimo del gruppo di 3, quindi 1, 2 e 3, e vado a fare l'aumento che è un punto alto, 4 catenelle, un punto alto nello stesso punto di base, 4 catenelle di nuovo, filo sull'uncinetto, salto questa catenella, entro nel primo punto alto utile, cioè il primo del gruppo di 3, e ripeto un punto alto, 4 catenelle, un punto alto, e vado a lavorare in maniera speculare, quindi filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto di 2 catenelle, faccio 2 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, faccio un punto alto, mi sposto nell'archetto, faccio 2 punti alti, ottenuti 5 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto utile e vado a fare punto alto, 4 catenelle, rientro nello stesso punto di base e faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, qui ho l'archetto, entro, faccio i miei 2 punti alti, qui trovo il punto basso, entro nel punto basso, faccio il mio punto alto, qui ho l'archetto e replico i 2 punti alti. Dopodiché mi ritrovo i 5 punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto utile, vado a fare punto alto, 4 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Filo sull'uncinetto, mi sposto
nell'archetto dopo i 5 punti alti vado a fare 2 punti alti, il terzo lo vado a fare nella quarta catenella partendo dal basso, aggiungo una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare il punto altissimo. Praticamente il lavoro che abbiamo da fare è tutto questo. Ora facciamo l'ultimo giro insieme, quindi ripartiamo con 4 catenelle più una di separazione, filo sull'uncinetto, qui abbiamo il gruppetto di 3 e devono diventare 5, quindi entro subito nel punto che ho sotto, faccio un punto alto, entro nell'archetto della catenella, faccio un punto alto e vado a lavorare gli altri 3 punti così come sono. Due catenelle, qui ho l'archetto formato dalle 4 catenelle, entro e faccio il punto basso, 2 catenelle, qui ho i 5 punti alti, vado a lavorare i 5 punti alti. Due catenelle, ho l'archetto, entro, punto basso, 2 catenelle, ho i 5 punti alti, entro e vado a fare 5 punti alti. Due catenelle, ho l'archetto qui, il primo dei 3, qui alla punta ne abbiamo 3, 1, 2, 3, entro nel primo, faccio un punto basso, 2 catenelle, entro in quello centrale, faccio 3 punti alti, una catenella, rientro nello stesso archetto di base e faccio 3 punti alti. 2 catenelle di separazione, ho l'archetto formato dalle 4 catenelle, vado a fare un punto basso, fatto il punto basso aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, qui ci sono i miei 5 punti alti e vado a lavorare 5 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nell'archetto, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, 5 punti alti, vado a lavorarli punto su punto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle, punto basso, filo sull'uncinetto. Adesso questi 3 punti li facciamo diventare 5, quindi entro nel primo, numero 1, nel secondo, punto numero 2, nel terzo, punto numero 3, nell'archetto, punto numero 4, nella quarta catenella dal basso, punto numero 5, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, punto altissimo. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Ci vediamo quando avrò finito lo scialle. Ho lavorato fino a raggiungere una larghezza totale di circa 165 cm. Ora andremo a rifinire il nostro scialle. Prima di tutto dobbiamo accertarci, per fare il giro di rifinitura dobbiamo avere terminato il motivo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo aver finito la riga dei 5 punti alti, 2 catenelle, punto basso
2 catenelle, 5 punti alti. Praticamente dovremo avere tutto il bordo regolare. Dopodiché salgo questa volta solo per il giro di rifinitura con 3 catenelle che andranno a sostituire il primo punto alto. Subito dopo ho l'archetto di una catenella, entro e lavoro 3 punti alti. Lavorati questi 3 punti alti, vado a fare 5 punti bassi sui 5 punti alti della riga sottostante, un punto per ogni punto. Fatti 5 punti bassi, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale, quello tra le 2 catenelle, vedete? Qui ci sono le 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, salto le 2 catenelle, entro nel punto basso e vado a lavorare un ventaglietto di 5 punti alti. Fatti 5 punti alti, mi sposto nel primo punto alto utile, quindi salto le 2 catenelle e vado a lavorare un punto basso per ogni punto alto disponibile. Quindi faremo 5 punti bassi in 5 punti alti. Filo sull'uncinetto, salto queste 2 catenelle, entro nel punto basso, vado a lavorare un ventaglietto di 5 punti alti nello stesso punto di base, ovviamente. Dopodiché vado nel primo punto alto utile e lavoro un punto basso, così lavoro un punto basso anche per i restanti punti. Fatti 5 punti bassi, filo sull'uncinetto, rientro nel punto basso centrale, quello tra i gruppi di 2 catenelle, e vado a fare il mio ventaglietto di 5 punti alti. Mi sposto nel primo punto alto utile e vado a lavorare a punti bassi tutto il gruppo dei 5 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto basso centrale, quello tra i 2 archetti di 2 catenelle, e faccio il ventaglietto di 5 punti alti. Fatto il ventaglietto, entro nel primo punto alto utile con un punto basso, dopodiché vado a completare con i punti bassi gli altri restanti punti e la vado avanti a lavorare in questa maniera fino alla punta. Ci vediamo quando ho raggiunto la punta. Ecco che sono quasi arrivata alla punta, quindi questo è il punto basso prima della punta, entriamo nel punto basso, quello subito prima della punta, e facciamo il nostro ventaglietto di 5 punti alti. Dopodiché entro nel primo punto alto utile con un punto basso. A questo punto salto questi 2 punti alti, li tratto come se fossero le 2 catenelle praticamente. Entro nell'archetto formato da una catenella e vado a lavorare un ventaglietto di 5 punti alti. Fatti 5 punti alti, salto 1, 2, entro nel terzo punto che abbiamo del giro sottostante con un punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto basso centrale tra gli archetti delle 2 catenelle e ripeto il lavoro che ho fatto sull'altro lato, quindi il ventaglietto di 5 punti alti,
mi sposto nel primo punto alto utile, lavoro un punto basso e così anche sugli altri 4 punti lavoro un punto basso e vado avanti così fino a quando ho raggiunto la fine di quest'altro lato. E sono arrivata alla fine, ho fatto i miei 5 punti bassi. Ora filo sull'uncinetto, vado a fare 3 punti alti nell'archetto e vado a finire con un ultimo punto alto nella quarta catenella partendo dal basso. Voilà, ho finito. Nodino di sicurezza, vado a tagliare il filo ed ecco il nostro progetto finito. Veramente è stato molto facile eseguirlo e anche molto veloce. Per quel che riguarda il materiale di consumo, io ho usato un gomitolo da 200 grammi, l'ho usato tutto, più un pochino, infatti ne avevo 2 di questi gomitoli e ne ho avanzato, dell'altro ne ho avanzato quasi tutto, quindi saremo sui 220 grammi di peso, 220-250 al massimo grammi di peso. Per quel che riguarda le misure, ha un'apertura da 170, quindi si può portare benissimo come Bactus e anche come scialle. Ricordo la misura della Bactus deve essere di 160 cm circa, mentre per lo scialle bisogna aumentare. 170 è una misura che può andare bene per entrambi gli usi. A meno che non siate particolarmente forte di seno e di spalle, allora dovete allargare un pochino. In ogni caso la larghezza è 170 per 76 cm di altezza, cioè misurando il centro dello scialle fino alla punta. Detto questo, andiamo a vedere il lavoro sul manichino. Ed ecco il lavoro finito sul manichino. Spero che piaccia anche a voi così quanto piace a me. E come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo progetto lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.